Io non so esattamente che problemi io abbia. Sono a Cracovia a provare una chitarra brutta. Questa è la chitarra met filtertoon, but bad news. Ok, fermi, serve contesto. Sto andando in Polonia al Guitar Poland Fest, un evento dedicato tutto al mondo della chitarra con un occhio di riguardo al boutique. Invitato ufficialmente dai ragazzi di Henry's, che ringrazio tantissimo per l'invito. Ok, visto che in fiera dovevano portare un po' di novità, mi è venuta in mente una cosa ed è stata tipo: ma se scrivessi una canzone per provare effettivamente i loro strumenti in un contesto reale, in un genere musicale che effettivamente io scrivo e suono. Ci ho pensato solo dopo che effettivamente avrei avuto tipo 16-18 ore per fare tutto. Quindi ho puntato la mia sveglia alle 3 del mattino di sabato 25 aprile. Sono uscito tra le 4 e le 5 per dirigermi in aeroporto. Tralasciando che, vabbè sì, fuori di casa ho questo cartello che indicava una data e un orario completamente sbagliati, ma fa niente. Io non so esattamente che problemi io abbia, però mi metto sempre in queste situazioni in cui mi devo tipo uscire di casa ecco la notte. Comunque adesso vado in aeroporto e poi ci penso. Cioè, tu immaginati tutto sto casino per una strada. Adesso devo aspettare un po' di tempo perché non c'è ancora il gate. Non so che cosa fare. Potrei scrivere una canzone. Giochiamo a Tetris. Giochiamo a Tetris. Ho fatto l'unica cosa che non dovevo fare: tirare il cavo. Ok, queste cuffie saranno le mie migliori amiche per tutto oggi fino a stanotte. Non zooma la camera davanti, che fastidio. Minimo. Così ho iniziato a giocare un pochettino con il mio synth preferito su Logic e ho trovato qualche suono interessante che mi ha dato un po' di idee. È stata una fase effettivamente abbastanza lunga, infatti ho quasi perso l'aereo per questo. Allora, dobbiamo salire sull'aereo, ma mi è venuta in mente una cosa e non posso trattenermi. Possiamo non perdere l'aereo. Chiamata finale per i passeggeri del volo. Wow! E dopo tutta la trafila per salire sull'aereo, pullman, pista e cose, avevo il mio computer davanti, seduto al mio posto, e l'obiettivo era uno solo: finire il volo con una struttura di base solida per il pezzo. Durata del volo 1 ora e mezza circa. Ovviamente mi sono dedicato a tutte le cose che non erano chitarra, quindi synth, batteria, bassi fatti con il synth, e mi sono venute in mente un po' di cose. Poi raga, parliamone, cioè lavorare e scrivere con una vista del genere è, giuro, ispirazione pura. Ciao, sono a Cracovia a provare una chitarra brutta. Adesso ho comprato questo biglietto e devo andare da qualche parte ma non so ancora dove. Posso dire, primo obiettivo raggiunto. Un intro che mi funzionava, composto da un synth che fa un salto di settima e una progressione di accordi con questo suono un pochettino malinconico, triste, strano. Oh, a me fa venire in mente, non so perché, tipo una delle scene finali di Harry Potter. Approfittando del basso synth ho iniziato a preparare anche il ritornello con una progressione di accordi non scontata, cioè non volevo usare la tonica come primo accordo del ritornello, e di conseguenza da lì poi avevo già in mente come preparare il basso, la chitarra, armonizzazioni, tutte quelle cose. Mi servivano solo gli strumenti. Quindi dopo un volo, un pullman, un tram e un 20 minuti a piedi, ok, siamo arrivati finalmente. Adesso dobbiamo trovare l'ingresso, che ho tutti i passi e cose che mi hanno dato per entrare. Adesso andiamo, cerchiamo i ragazzi di Henry's e soprattutto dobbiamo trovare la famosissima strada per cui ho fatto 1300 km apposta, che già è una cosa sbagliata, quindi entriamo. Non è falso, siamo in... Dai, è stato facile. Guarda che bel basso. Ok, Tom adesso non c'è, quindi dobbiamo aspettare un attimo che arriva. Nel mentre andiamo a fare un giro e vediamo cosa c'è in giro. Ci sono solo chitarre, giustamente. Non è fatta con lei. Che bella, ma che bella. Però non è una risposta, quindi fa niente. Quella, sì, questo no. Questo sì.
Qui dopo ci passiamo e proviamo con calma perché sì. Ok, adesso siamo arrivati, siamo qui con Tom che salutiamo. Hello. We have some news on this book. First thing is this short screen holidays. We will be launching this like in few days. Okay. It's called Cat Series and the pickup it's called Meow. So we are trying to be funny. We launched new street guitar, new design. This is National Leaves. National Czech Leaves. Bellissimo. Fishman Electronics. We have this headless prototype guitar, and I promised you to show you our new thing called Jazz Killer, a style guitar with filter tone. But bad news. The shipment fell off, and every guitar is broken. Ok, So- perfect. So sorry. It's perfect. We'll be launching it like later. Cosa è appena successo? Che tutte le strato che ero venuto qui a provare si sono rotte perché sono cadute tipo dal coso della spedizione. Ce la faremo, però oddio, non lo so, magari è un segnale, vuol dire che le strato io non le devo suonare. E sono anche d'accordo. Quindi devo reinventarmi le parti della canzone. I need to rewrite everything. Perfect. Good luck. Sto cercando di processare la cosa, contemporaneamente farmi venire in mente modi per risolvere, perché io ho fatto 1300 km per questa chitarra e non c'è. Mi sono svegliato stamattina alle 3:30 e questa chitarra non c'è. Cominciamo dal basso, letteralmente proprio da sotto, e poi costruiamo, ci arriviamo. Penso di usare comunque il basso, vabbè, questo qui, quello rosa. La chitarra acustica, magari in qualche parte tipo nel ritornello ce la posso cacciare. E la headless sicuramente perché è la mia preferita. Ho già le cuffie come se fosse improvvisato, perché non è da stamattina alle 4 che registro l'ora. Qui mi sono scritto un po' di nomi di preset che ho provato in aereo che mi piacciono per i synth. Il mio studio di registrazione per quella giornata sarebbe stato il mio MacBook e il nuovissimo Blackstar Beam Mini. Un piccolo ampli portatile ma con dentro una quantità di cose. Tra quantità e qualità qui ce n'è da vendere. Le mie in-ear collegate al Blackstar, cavo USB-C tra Blackstar e computer e poi controllavo tutto dall'app su telefono. Setup minimal ma assolutamente performante, poi sentirete. Effettivamente adesso vi posso parlare di questo, che è il Blackstar Beam Mini con un po' di briciole di fette biscottate dentro, che è una super novità, lo utilizzerò per registrare. È bellissimo perché dentro può leggere i NAM Profile versione 2, quindi quelli nuovi, ed è così compatto, potente che posso registrare tutto quello che voglio anche in Polonia. Ok, prima cosa che mi serviva era registrare il basso. Ho approfittato del loro nuovo basso a scala corta per fare tutte le parti che mi servivano. Il tipo che sta provando il basso ha detto che suona un po' scuro l'humbucker ed è perfetto per quello che ho in mente di fare con la canzone, quindi speriamo di fare il suono bene con il Blackstar, perché cioè valorizzato, no? Cosa siamo qua a fare? Intanto su questo sgabello c'è tutto il mio studio. Praticamente tutto il setup, compreso l'iPhone che sta registrando adesso, che userò come controller MIDI tra poco. Se chi ha a mano il telefono me lo ridà, per favore. Grazie. You came here from freaking Italy? Yeah. Are you guys nuts? Yeah. You can't afford a real guitar, Henning? No. I haven't bought a guitar in 15 years, I think. I thought you would say like 15 minutes. I have over 100 guitars. I need to sell them, not buy them. Penso con il basso di aver praticamente finito. Il pezzo ha un taglio decisamente moderno, quindi mi serviva una chitarra moderna, non potevo prendere una tele per registrare le ritmiche di questo pezzo. Per fortuna loro stanno lanciando la loro nuova headless 6 corde, spero facciano anche 7, raga, mi raccomando. L'ho usata per tutte le ritmiche e le armonizzazioni. Se siete curiosi di provarla, questa o anche magari la Strato, che io non sono riuscito a provarla, venite al Guitar Show a Bologna, perché i ragazzi di Henry's ci saranno e porteranno tutte le loro novità. Sicuramente ci vedremo anche intorno al loro stand. Allora, ho trovato uno spottino interessante per registrare, che è questo qui, cioè divano, tavolino. Guarda qua. Dovremmo farlo così anche a casa.
controllare modo uso invece che guardarlo e basta. Le chitarre quasi fatte, le ritmiche sono praticamente questi quadratini qui viola, ho fatto left e right per ora, sono ok, il suono è bellissimo secondo me, cioè ci sta un sacco. Ho usato un profilo, un NAM, è un V2 di quelli nuovi, è un IDH canale Red con il Precision Drive, full rig, quindi poi non ho toccato niente, ho messo solo un noise gate estremo per bloccare un po' di casino. Però questo qui è uno dei profili che si possono scaricare dalla piattaforma che c'è integrata dentro nel Blackstar. Vado sul classico, proprio sul sicuro, anche perché ho pochissimo tempo. Praticamente faccio un'armonizzazione di terze sul ritornello, quindi gli accordi del ritornello sono Fa, Sol, La, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Mi minore, suono le loro terze, quindi quando la chitarra ritmica fa il Fa, io suono il La, quando faccio il Sol io suono il Si, quando suono il La io suono il Do e quando suono il Mi io suono il Sol, tutto con le ottave. E poi ci sovrappongo l'ottava alta della stessa cosa, quindi mentre prima il La lo facevo così, adesso lo faccio qui. Questa cosa, le due ottave magari le panno diverse, left e right, dovrebbero aprire tanto quando si fa sul ritornello. E poi avevo predisposto solo 2 tracce lead, ma mi sa che me ne serve un altro perché mi è venuto in mente un arpeggino da fare con un suono bello croccante, però magari per quello dopo gli frego una tele. Ok, penso di aver finito del tutto con la Endless. Le ritmiche le ho registrate tutte, le armonizzazioni le ho registrate tutte. Ho in mente l'arpeggino, però appunto lo faccio con la tele, poi con la tele voglio fare qualcosina anche di clean nella strofa. Mi sa che gli frego anche la chitarra acustica per fare un bel rinforzo stereo nel ritornello, che secondo me spacca di brutto. Devo provare, sentire cosa esce e poi decidere. Quindi registro tutto e poi decido cosa tenere sostanzialmente, perché non ho il lusso di avere il tempo di poter pensare cosa fare e decidere prima. Ma prima meglio riempire lo stomaco perché ho fame. Tra l'altro mi sono appena è quello che ho abbandonato il mio zaino lì e tipo lui potrebbe portarcelo via. Spero non lo faccia, ti prego, se no mi porti via le uniche cose di valore che ho nella mia vita, che sono le caramelle. E perché siamo capitati proprio in un posto che ha una pizza che si chiama Milano, oppure piccante. Però già che mi mettono il grana padano sulla margherita. Posso dire che secondo me hanno capito che sono italiano e il parmigiano non ce l'hanno messo. E per fortuna posso dire. Allora. Ho preso la tele, mi serve per fare quell'arpeggino, devo prima capire se ci sta bene e poi fare il suono giusto. Se vedete questa parte del video è perché alla fine ci stanno bene. Ho sbagliato, però ci sta bene. Se vi interessa sapere cosa sto facendo, sto suonando gli accordi del ritornello arpeggiati a triadi. Quindi, primo accordo, prendo la triade di Fa maggiore che è qui, prima, terza, maggiore, quinta, che sono Fa, La, Do, e li suono arpeggiati facendo prima, quinta, terza. Quindi, e faccio la stessa cosa per tutti gli accordi. Poi uno non deve urlare. Compra il Mac che funziona bene. Spero di aver salvato le ultime cose che ho registrato. Sì, no, ok. Sembra esserci tutto, ok. Meno male. Tocca all'acustica. Ok, anche l'acustica è fatta, manca l'assolo, devo recuperare la chitarra.
Ok, ho passato tutta la giornata a pensare a ci dovrà essere un assolo in questa canzone oppure no. Ho deciso di non darmi troppi paletti e lasciare un po' l'ispirazione correre, no? Mi sono detto sarà un po' la chitarra a dirtelo. Poi la chitarra non c'era, ma fa niente. Io con quella strata avevo pensato a tutte quelle parti funk, a tutte le parti clean, le parti croccanti. Invece no, ho dovuto usare poi la tele e l'acustica e vabbè. Per l'assolo però sono rimasto sulla headless. Ho fatto una cosa semplice, molto melodica, con una frasettina dentro che mi dà gusto, molto cantabile comunque. Manca solo Mira che gira intorno qua e siamo a posto. Ok, allora, ho recuperato la headless. Devo fare l'assolo, che è più o meno in questa parte della canzone, però mi serve il suono più bello del mondo, quindi devo cercare bene tra i profili Namo per trovare quello giusto. Se solo poteste sentire il casino che ho in cuffia adesso. Buona la seconda, dai. Vorrei far notare il tempismo. La fiera avrebbe chiuso alle ore 17. Io alle ore 16:58 ho salvato il progetto con tutte le chitarre e i bassi registrati. Cioè proprio... Ho ufficialmente finito la canzone. Cioè, di registrare le tracce con le chitarre. Adesso resta tutto il resto da fare, che lo faccio però in aereo, che ho un po' più di tempo. Qua ho preferito concentrarmi sulle corde, che queste tra mezz'ora non ce l'ho più per le mani. Quindi subito dopo aver salvato il progetto dovevo correre in aeroporto, ma non prima di passare ancora da Tom allo stand di Henry's per ringraziare tutti per la disponibilità. Raga, mi hanno lasciato a disposizione tutte le chitarre che avevano. Erano super dispiaciuti per quella chitarra che si era rotta. Mamma mia. Ci rifacciamo al guitar show, dai. Allora, mi mancano ancora 2 o 3 robine di produzione da fare, ma secondo me ce la faccio. Ho qualche idea, tipo l'arpeggino che ho messo nel ritornello. Vorrei trovare un suono synth bello da usare per rinforzarli, e secondo me giocando con le ottave e l'apertura con gli intervalli c'è del margine di miglioramento ancora. Già suona bene, poi vabbè devo fare il mix e tutto e non so se ce la faccio in così poco tempo quello, ma ce la faccio anche quello. Ecco cosa volevo dirvi, che poi alla fine l'unica chitarra che mi serviva non l'ho provata per il motivo che avete visto nel video. Lasciate un bel commento qui sotto e ditegli di mandarmela, così almeno la provo. Non farò 1300 km, però in teoria io li ho fatti. Però effettivamente è vero, non sono 1300 km, sono 2600 perché poi torno anche a casa. Devo aspettare. Te lo sai. Io no. You know. Hai fatto tutti i video su come costruirti uno studio a casa e poi tu te lo sei costruito in Polonia. No, l'ho costruito a casa e l'ho portato in Polonia in uno zaino. È diverso. Far vedere Che piatto. con la torta stampata in 3D. Io sono un po' a corto di cavo. Questo è un suono di synth che ho trovato in aereo stamattina, che mi piace abbastanza e secondo me si presta bene per fare quello che ho detto prima, l'arpeggino del ritornello a note singole. Però mi sposto, così ce l'ho do, re, mi, fa, sembra stupidissimo, in realtà lo so dov'è il fa. Ok, allora provo a registrare solo i primi accordi. Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo È l'intro della canzone. ustawianie bagażu bez opieki na terenie lotniska. Ci sta. Che pianista. Tipo Guitar Hero. Ok, effettivamente mi piace un botto. Quindi questo suono lo chiamo bell, che è campana, e lo tengo lì. Poi lo sdoppio perché voglio fare l'ottava bassa. Però non uso il tastierino, muovo il MIDI direttamente da qua. Devo abbassarmi di un'ottava da Fa 4 a Fa 3. Quasi. Eccoci. Così ho le 2 ottave che suonano insieme. Questo lo chiamo bell 2. Qui invece con lo stesso suono registro una versione diversa dello stesso arpeggio, e invece di fare prima, quinta, terza a scendere, faccio prima, quinta e poi prendo la terza ma dell'ottava sopra. Secondo me ci sta bene, vediamo cosa succede. Ok, quindi Fa, Do, La,
Sembra il... cavolo, giuro. Sembra il jingle del supermercato prima di aprire la cassa. Ok, faccio questa cosa, poi andiamo a passare i cosi di sicurezza perché inizia a essere quasi ora. Ok, salvo. Do un'ascoltata al volo solo a questi tre insieme. Bezpieczeństwa teraz znajduje się na kartach przed Państwem. W przypadku ewakuacji zostawiamy cały bagaż w samolocie. Latujemy za 15 minut. Dziękujemy. Ho usato il trackpad talmente tanto che tipo mi sta uscendo una vescica qua sul dito. Però ho finito. Quasi. Allora, sono le 10:30, ufficialmente sono passate 16 ore e il pezzo è finito. Devo solo sistemare due cose dell'assolo. Ma potrei anche non farlo. Ok, ora facciamo così. Vi lascio la canzone intera con un po' di clip della giornata mentre ho registrato. È ovviamente strumentale per ora, ma chi lo sa, potrebbe diventare un pezzo della mia band di Endgame. Mi raccomando, ascoltate perché ci tengo tanto. Dopo tutta la strada che ho fatto per provare con la chitarra e poi non sono riuscito a provarla, ammetto un po' ci sono rimasto male. E penso che un po' di quella amarezza alla fine nel brano, secondo me, si sente.